È l'alba di venerdì 13 ottobre 1307. A Parigi l'aria del mattino è umida e fredda. C'è odore di pietra bagnata. Nelle strade rimbomba il passo pesante delle guarnigioni reali. Re Filippo IV di Francia ha appena scatenato un'operazione di polizia senza precedenti. In pochissimo tempo i cavalieri templari di tutta la nazione vengono strappati dai loro letti e trascinati nelle segrete. L'accusa è di quelle da cui non si salva: eresia. L'Europa intera improvvisamente trattiene il respiro davanti all'ombra dell'Inquisizione. Ora cambiamo scenario. Lasciate la Francia e scendete a sud, fino all'Adriatico. A Venezia, lo stesso vento d'autunno increspa l'acqua scura della laguna. Le piccole onde sbattono con ritmo regolare contro i blocchi in pietra d'Istria di Palazzo Ducale. Ma qui non ci sono urla, non ci sono soldati che sfondano porte. C'è un silenzio severo, un silenzio rotto solo dal fruscio di pesanti mantelli di panno veneziano, la pregiata lana indossata dai patrizi e dal grattare implacabile dei pennini d'oca sulla pergamena. Il Maggior Consiglio è riunito d'urgenza. Su quegli enormi tavoli di rovere non si discute di reliquie o di complotti esoterici. Sul tavolo ci sono registri contabili, mappe di magazzini, cifre spaventose. Per la Serenissima, la notizia degli arresti parigini non rappresenta la fine di una leggenda. Non è una crisi religiosa, è un collasso sistemico. È la crisi improvvisa della più vitale rete fiduciaria e logistica del Mediterraneo. I Templari in laguna non sono visti come oscuri custodi di segreti inconfessabili. Sono, molto pragmaticamente, controparti affidabili. Sono l'infrastruttura che garantisce un flusso continuo e sicuro di capitali verso i mercati d'Oriente. I senatori veneziani si guardano negli occhi. Sanno che la bolla papale, con l'ordine di confiscare ogni singola moneta dell'ordine, sta per arrivare. Devono mostrare obbedienza a Roma, questo è ovvio, ma devono prima di tutto salvare i bilanci dello Stato, non le anime, e tutelare i crediti esposti delle grandi famiglie mercantili. Inizia in questo istante, nel cuore di Venezia, il più lucido, freddo e misurato stress test politico del XIV secolo. Come riuscirà la Repubblica a blindare i beni dell'ordine, depotenziare la furia dell'Inquisizione e tutelare i propri traffici senza che in laguna si accenda nemmeno un rogo? Capitolo 1. L'ecosistema mercantile e la rete fiduciaria. Per comprendere davvero il ruolo dei Templari a Venezia, dobbiamo spazzare via secoli di nebbia esoterica. Dimenticate il Santo Graal, dimenticate i tesori sepolti sotto le cattedrali. La realtà storica è infinitamente più affascinante perché ha a che fare con i pilastri del mondo in cui viviamo ancora oggi: il denaro, il rischio e la fiducia. Siamo a San Pietro di Castello, l'antico cuore religioso di Venezia. L'odore pungente della salsedine si mescola a quello dell'incenso freddo e della polvere. Qui è conservato un oggetto che racconta la vera anima della Repubblica, molto meglio di decine di trattati diplomatici. È la cosiddetta Cattedra di San Pietro. Se ci si avvicina e si fa scorrere la mano sul marmo liscio, si nota un dettaglio che dovrebbe stonare e che invece spiega tutto. Lo schienale del seggio non è un reperto cristiano, è una stele in pietra sulla quale sono incise eleganti iscrizioni in caratteri cufici di origine islamica, probabilmente funerarie. Perché il trono del patriarca veneziano poggia su un simile manufatto? Non c'è alcun segreto inconfessabile, è puro inossidabile pragmatismo. Venezia è una città anfibia, nata sull'acqua che vive unicamente di commercio. Mentre fornisce supporto logistico ai crociati per le campagne militari in Terra Santa, le sue galee mercantili continuano a caricare e scaricare spezie nei porti musulmani di Alessandria d'Egitto o del Levante. I veneziani non vedono alcuna contraddizione in questo doppio binario. In questo humus culturale, estremamente poroso e guidato più dal pragmatismo commerciale che dal fanatismo religioso, si inseriscono i Cavalieri del Tempio.
I Templari restano monaci formidabili, uomini di fede pronti a morire sul campo di battaglia, ma si rivelano anche un'organizzazione logistica straordinaria. A Venezia stabiliscono la loro base, la Mansio, tradizionalmente collocata nell'area dell'ex chiesa di Santa Maria in Broglio, a pochi passi dall'attuale bacino Orseolo. Attenzione però alle semplificazioni moderne. I Templari non sono la banca centrale del Medioevo. Si inseriscono piuttosto in modo chirurgico in un ecosistema commerciale italiano già avanzatissimo, dominato dalle grandi famiglie di Venezia e Genova. I cavalieri diventano una rete fiduciaria specializzata e parallela. Come funzionava nella pratica? Immaginate il tonfo sordo di una pesante borsa di cuoio piena di monete d'oro che sbatte su un banco di legno massiccio. Viaggiare verso Gerusalemme nel 1300 con quel peso al fianco significa trasformarsi in un bersaglio per ogni brigante o pirata del Mediterraneo. Ed è qui che entra in gioco uno strumento ingegnoso, in quel periodo in fortissima diffusione tra i mercanti italiani: la lettera di cambio. Un cavaliere in partenza, un nobile o un mercante, si presentava alla Mansio veneziana. Versava un'ingente somma in oro, spesso quantificata in centinaia o migliaia di ducati, nelle mani dei confratelli. Il frate addetto ai registri compilava un documento in pergamena, sigillato e verificabile, e lo consegnava al viaggiatore. Quel sottile foglio di pelle non aveva alcun valore per un rapinatore, ma una volta sbarcato sano e salvo in Terra Santa, il crociato presentava il documento alla sede templare locale, incassando la liquidità necessaria decurtata di una commissione per il servizio. Le ricostruzioni degli storici indicano che le commissioni potevano variare, ma rappresentavano un costo ampiamente giustificato, perché riducevano drasticamente il rischio di morte e confisca. Per i mercanti patrizi di Venezia questa sinergia era un vantaggio incalcolabile. Significava delegare all'ordine la pericolosa gestione del contante sulle rotte calde dell'Oriente. I veneziani mantenevano così altissima la propria liquidità in patria, pronti a reinvestirla nel lucroso commercio di pepe, noce moscata e sete preziose. Eppure, tutta questa complessa architettura finanziaria non valeva assolutamente nulla senza lo strumento capace di collegare fisicamente la laguna ai porti oltremare. I Templari avevano i capitali e i cavalieri, ma non possedevano la flotta. Come riuscì l'Arsenale di Venezia a trasformare il problema logistico dell'ordine nel più redditizio affare industriale del Medioevo? Capitolo 2. I cantieri navali e la logistica d'oltremare. Dimenticate il silenzio dei chiostri e dei palazzi del potere. Provate a immaginare un frastuono assordante, il rumore ritmico di 1000 asce che colpiscono il legno di quercia, l'odore acre della pece bollente che brucia le narici e si appiccica ai vestiti. Benvenuti all'Arsenale di Venezia, una delle più grandi e organizzate strutture produttive del mondo medievale. Abbiamo visto che i Templari gestivano il denaro e il credito, ma per spostare una crociata dal cuore dell'Europa fino alle sabbie della Terra Santa, l'oro da solo non basta, servono le navi. E l'Ordine del Tempio, in questo, è un cliente di élite, tra i più esigenti e affidabili. Si rivolge ai migliori sulla piazza, e i migliori costruiscono le loro flotte proprio qui, sotto gli sguardi vigili dei magistrati veneziani. Tra lo Stato e i monaci guerrieri si stipulano contratti notarili di nolo, dettagliati e rigidamente regolati. La Repubblica affitta le sue imbarcazioni all'ordine, ma non stiamo parlando di semplici barche da trasporto merci, parliamo di capolavori di ingegneria. Le protagoniste assolute di queste traversate sono la massiccia nave rotonda e soprattutto la Tarida. La Tarida non è un'invenzione veneziana, era un vascello anfibio già diffuso in tutto il Mediterraneo, ma è a Venezia che la sua produzione viene industrializzata, standardizzata e spinta al limite delle possibilità tecniche. È un vascello da trasporto specializzato, spesso ibrido tra nave e galea, dotato di ampi portelloni a poppa. A cosa servivano?
a risolvere un'operazione tattica difficilissima, lo sbarco rapido della cavalleria pesante, direttamente sulle spiagge nemiche. I numeri di queste operazioni logistiche fanno impressione ancora oggi. Le ricostruzioni indicano che una flotta capace di trasportare 1500 cavalieri richiedeva vascelli immensi, in grado di stazzare centinaia di tonnellate. Ma il peso degli uomini e delle armature era il problema minore. Il vero incubo logistico era un altro: i cavalli. Un destriero da guerra è una macchina delicata e costosissima. Si stima che consumasse circa 15 litri d'acqua dolce e 5 kg di foraggio ogni singolo giorno. Moltiplicate queste cifre per diverse settimane di navigazione, dalla laguna fino a Cipro o a San Giovanni d'Acri. Lo spazio vitale nella stiva scompare rapidamente, inghiottito dalle scorte d'acqua. E poi c'è la furia del mare aperto. Una tempesta improvvisa nell'Adriatico può far rollare violentemente la nave. Un cavallo in preda al panico, che scivola e si spezza le gambe nella stiva, è una perdita economica e militare inaccettabile. Ecco allora che interviene il genio dei maestri d'ascia. Nelle stive delle Taride, i destrieri venivano stabilizzati tramite complessi sistemi di cinghie e imbraccature in cuoio, progettati per ridurre l'impatto del rollio e assecondare i movimenti della nave. Un vero trionfo di biomeccanica navale applicata alle crociate. Questo servizio logistico di élite, capace di garantire la sopravvivenza di uomini e bestie, si pagava a caro prezzo. Le fonti dell'epoca suggeriscono che il trasporto di un singolo cavaliere, completo di cavalcature e scudieri, potesse costare all'ordine, in alcuni casi, fino a diverse decine di marchi d'argento. Era un flusso costante e impressionante di liquidità templare che finanziava direttamente l'espansione e l'aggiornamento tecnologico dei cantieri di Stato veneziani. Il sistema sembrava perfetto. Una macchina logistica e finanziaria inarrestabile, in grado di legare a doppio filo i destini di Venezia e dell'ordine. Ma cosa succede ai fragili equilibri della Repubblica quando all'improvviso il tuo partner più redditizio viene formalmente accusato di eresia dal Papa in persona? Capitolo 3. La crisi del 1307 e la frizione burocratica. Novembre 1307. Immaginate il tonfo sordo di un pesante sigillo di piombo che batte su un tavolo di legno intarsiato. È arrivata la Pastoralis Praeminentiae. È la bolla con cui Papa Clemente V ordina a tutti i sovrani d'Europa l'arresto immediato dei Templari e la confisca dei loro beni. Per la Repubblica è uno dei momenti più delicati della sua storia recente. Venezia è uno stato profondamente inserito nel sistema cristiano, non può semplicemente ignorare il pontefice. Un rifiuto aperto significherebbe la scomunica, l'interdetto e, di conseguenza, un rischio concreto di gravi ripercussioni sui traffici marittimi. Cosa fa dunque il governo veneziano di fronte a questa pressione schiacciante? Il doge Pietro Gradenino e il Senato mettono in atto un autentico capolavoro di ingegneria istituzionale. La chiameremo frizione burocratica. Venezia non dice no al Papa, dice sì, certamente, ma con le nostre procedure. Se sfogliamo oggi i fragili volumi dei misti del Senato, i registri ufficiali delle deliberazioni di Stato, non troviamo tracce di fanatismo. Troviamo invece l'invenzione di una vera e propria procedura concorsuale ante litteram. Il governo istituisce una commissione mista per indagare sui cavalieri, formata da religiosi, ma posta sotto lo stretto, inflessibile controllo del doge. L'inquisizione papale viene formalmente accolta, ma di fatto rallentata e incanalata nelle procedure veneziane. Mentre altrove le prigioni si riempiono, non si registrano a Venezia persecuzioni violente, paragonabili ad altre regioni europee. A Venezia, l'arma usata per neutralizzare la crisi è la lentezza amministrativa. Gli inquisitori vengono sommersi di scartoffie. Si pretende che ogni magazzino templare venga ispezionato, inventariato e sigillato con una meticolosità estenuante. Perché questa lentezza?
I dispacci del Senato parlano chiaro. L'obiettivo non è proteggere l'ordine cavalleriesco, che di fatto viene indagato. L'obiettivo è guadagnare tempo, settimane, mesi preziosi. Un tempo prezioso che consente ai grandi creditori patrizi di riorganizzare le proprie esposizioni, liquidare le posizioni aperte e mettere a sicuro le merci prima che finiscano nelle mani della Chiesa. È una gestione spietatamente razionale. I templari veneziani subiscono arresti preventivi, ma la questione viene trattata per ciò che è realmente per lo Stato, un rischio finanziario da arginare. L'isteria religiosa viene disinnescata, soffocata sotto una montagna di scartoffi e timbri notarili. La manovra dilatoria funziona alla perfezione. I capitali veneziani sono salvi, ma l'ordine del Tempio, a livello internazionale, ha i giorni contati. Nel 1312, con il Concilio di Vienne, i Templari vengono ufficialmente soppressi per sempre. A Venezia questo significa che un'immensa infrastruttura logistica di banchine, magazzini e contratti navali si ritrova all'improvviso senza un padrone. Il Papa ha già deciso a chi andrà questo tesoro, ai rivali, di sempre, i cavalieri ospitalieri. Ma come farà la Serenissima a trasformare la fine cruenta del più famoso ordine cavalleriesco della storia in una spietata e profumatissima acquisizione aziendale? Capitolo 4. Il passaggio di consegne e l'eccezione veneziana. Siamo nell'anno 1312. Il fumo delle candele annerisce le volte del Concilio di Vienne, in Francia. È qui che viene promulgata la bolla Vox in excelso e l'ordine dei Cavalieri Templari viene ufficialmente e definitivamente soppresso. In molte regioni d'Europa, la fine dell'ordine genera tensioni, contese e ridistribuzioni complesse del patrimonio. Castelli, terre e tesori vengono contesi tra sovrani avidi, nobili locali e inviati papali, disperdendo ricchezze in 1000 rivoli. Ma ricordate l'arma segreta di Venezia? La lentezza amministrativa. Quella stessa burocrazia che aveva disinnescato l'Inquisizione ora si prepara a gestire il capitolo finale e lo fa con una lucidità sdarmante. Il Papa ha stabilito che tutti i beni templari debbano passare a un ordine parallelo e complementare, i cavalieri ospitalieri, i futuri cavalieri di Malta. A Venezia gli ospitalieri hanno la loro sede presso la commenda di San Giovanni dei Furlani e qui, sotto lo sguardo attento dei magistrati veneziani, va in scena un'operazione che oggi definiremmo una forma embrionale di fusione e acquisizione. Non ci sono truppe che occupano con la forza i magazzini. Ci sono invece i notai. L'odore pungente della ceralacca fusa riempie le stanze di rialto. I registri catastali vengono aperti. Banchine, scali privati, magazzini carichi di merci, contratti di noleggio navale, tutto viene meticolosamente trasferito. Ma la Serenissima non si limita a fare da notaio. Lo Stato veneziano approfitta di questa colossale transizione patrimoniale per imporre le proprie condizioni, tassa i passaggi di proprietà, rinegozia al rialzo le tariffe logistiche per le navi dell'arsenale, sottomette la nuova gestione degli ospitalieri a vincoli statali ancora più stringenti. È l'eccezione veneziana. La fine cruenta del più celebre e potente ordine monastico cavalleresco della storia, capace di far tremare i re di mezza Europa, a Venezia si traduce in un semplice cambio di intestazione sui libri mastri. I funzionari tirano una riga sul nome Templari, scrivono nella colonna a fianco Ospitalieri. E il giorno seguente, al sorgere del sole, le navi da carico ricominciano a salpare verso oriente, senza interruzioni significative nei traffici. Non un solo ducato scompare dai bilanci della Repubblica. La caduta dei Templari non ci lascia in eredità tesori nascosti sotto le pietre di chiese misteriose. Ci lascia una lezione politica ed economica di un realismo quasi spietato. Ci insegna che le organizzazioni umane, per quanto sacre, armate e potenti, possono crollare dall'oggi al domani,
ma le infrastrutture logistiche, i flussi di capitale e soprattutto la fredda continuità dello Stato sopravvivono a tutto. Se questo viaggio nella Venezia meno raccontata vi ha offerto una prospettiva nuova, potete sostenere il progetto iscrivendovi al canale Venezia e la sua storia, perché la storia della Serenissima non è solo di miti, ma di meccanismi complessi che meritano di essere compresi, e noi continueremo a esplorarli.